Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale InfoCamper. In questo tips oggi vi darò due metodi per risolvere un fastidiosissimo problema che affligge le nostre porte e gavoni. Per fastidiosissimo problema stiamo parlando dei fermaporta. I fermaporta sono degli oggetti in plastica che molto frequentemente, soprattutto se lasciati come probabilmente l'85-90% dei nostri veicoli all'aria aperta, quindi sotto i raggi UV alle intemperie, tendono a rovinarsi. Ce ne sono di tantissimi tipi. Vi faccio vedere questa coppia, che è una coppia che poi che mi ha dato lo spunto per fare questo video, e che è rovinata, deformata, e quindi ho sostituito, oppure una coppia del genere, i classici a coccodrillo. Ma quello che vi voglio mettere in evidenza oggi sono questi due metodi. Ci consentiranno non di preservare l'integrità degli oggetti, perché se noi lasciamo ovviamente il veicolo all'esterno il problema persiste, quindi si rovinerà comunque, ma vista la quantità di volte che dovremo andarli a sostituire è molto probabile che le viti di supporto che generalmente fissano questi fermaporta e che prendono la parete, che si agganciano alla parete, perdano la loro efficacia, che è molto probabile che queste viti non vadano a prendere una traversa in legno che ci fa da supporto, oppure una traversa in composito che ci dà supporto, e quindi a vita oggi, a vita domani, alla fine si slabbra tutto e quindi ci mettiamo le viti più grosse. Ma insomma, cerchiamo di dare un metodo definitivo per evitare questo. Prima di fare ciò però, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Questi due metodi sono due metodi diciamo abbastanza tecnici, ovvero quasi per addetti ai lavori, per risolvere questo problema definitivamente. Si tratta sostanzialmente, con un metodo utilizzeremo un tipo particolare di collante, per l'altro metodo invece utilizzeremo delle boccole filettate che andremo a inserire sulla parete. Le pareti possono essere con rivestimento esterno in vetroresina oppure in alluminio. Questi due metodi vanno bene per tutti e due i casi. Il primo metodo che vi propongo è quello che consente di fissare il fermaporta mediante le boccole. Queste boccole filettate sono boccole che vanno acquistate, io suggerisco da 4. Il problema è che queste boccole vanno acquistate, ma andrebbe acquistato, ve la fate prestare da qualcuno, anche questo macchinario che è sostanzialmente un tiraboccole che tira la boccola, la deforma una volta che la boccola viene infilata all'interno e ne fissa la struttura. Lo avete visto diverse volte, ve ne ho parlato quando facciamo i lavori all'interno di scatolati che non possono essere forati perché dall'altro lato non abbiamo la possibilità di accedere, e quindi per mettere il controdato quindi si crea la filettatura direttamente con la boccola filettata. Allora andiamo a lavorare insieme, vi faccio vedere. Supponiamo di avere un supporto. Ho preso questo pezzo di parete che avevo tra i miei scarti di lavorazione, facciamo finta di avere, ecco qua, di avere questi due fori che sono due fori di fissaggio, chiaramente, che adesso supponiamo che non abbiano più la loro funzione, perché chiaramente ho preso una vite da 3,5 e anche la punta è da 3,5, e quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo allargare per prima cosa i due fori. Attenzione, perché i due fori devono essere allargati, soprattutto se avete una parete in vetroresina. Dobbiamo andare con molta cautela. Utilizzate una punta abbastanza affilata, ok, per evitare scheggiature, soprattutto sulla parete in vetroresina. Eccola qua, vedete, i fori sono molto precisi. Ecco qui abbiamo la boccola che possiamo posizionare, vedete. Allora, adesso andiamo a lavorare sulla boccola, avvitiamo la boccola sulla nostra pinza, diciamo, la inseriamo dentro e piano piano, con cautela, la andiamo a tirare. Ecco, questo è un sistema che è valido, però logicamente c'è necessità di avere questa pinza che è un po' particolare, mi rendo conto, quindi non è per tutte, quasi, vi ripeto, per addetti ai lavori. Stesso discorso facciamo con l'altra.
ok, quando la tirate e non viene più significa che la deformazione è stata sufficiente per far aggrappare il rivetto. Non esagerate chiaramente, perché stiamo parlando di un rivetto sulla vetro, un rivetto filettato sulla vetroresina. E adesso possiamo tranquillamente avvitare. Chiaramente in questo caso dobbiamo utilizzare delle viti passo M4. Prendo il cacciavite, quindi andiamo a trasformare una vite autoforante, autofilettante, in una vite filettata. Eccolo qua. Possiamo stringere, non è assolutamente un problema. E abbiamo ottenuto un fermaporte assolutamente saldo. Unica critica che si può fare a questo sistema è che abbiamo un minimo di spazio tra la parete e il fermaporta. Possiamo evitare questo con dei rivetti filettati a testa svasata. Io sinceramente non ve li consiglio, perché avere la parte anteriore, l'anello anteriore che va a appoggiare sulla vetroresina ritengo sia meglio, però eventualmente potete evitare, potete provare. Io vi consiglio comunque di mantenere questo sistema. Allora, quindi questo è il primo metodo, come vedete molto ben saldo, chiaramente non viene più via. Bene, adesso il primo metodo lo abbiamo esplicitato, adesso andiamo a parlare del secondo metodo. Per il secondo metodo avremo bisogno di questo materiale, ovvero di una colla bicomponente. Al limite fatevi, ecco qua, fatevi un screen. È un prodotto abbastanza tecnico, perché in questo caso è una colla bicomponente a base poliuretanica rapida, quindi ci garantisce anche una rapida essiccazione. Vi faccio vedere come dovremmo andare ad operare, ve lo faccio sul bordo, così almeno vi faccio vedere come andare ad operare. Allora, supponiamo di avere il nostro supporto, in questo caso prendiamo l'altro, ovviamente forato, mettiamo qui, lo faccio vedere sul bordo perché avremo bisogno di un'accortezza che vi spiegherò subito. Ok, quindi supponiamo che queste siano i fori slabbrati che noi abbiamo. Saranno per la verità anche più grossi probabilmente, perché avremo già utilizzato delle viti più grandine. La cosa importante da fare è la seguente, ovvero, per rendere più efficace il nostro metodo, è fare questo. Facciamo conto che li abbiamo un pochino slabbrati, ok? Perfetto. La cosa più importante da fare è questa, ovvero andare. Adesso, se avete un uncino o qualcosa che vi permette di scavare un pochino dentro, sarebbe meglio, se no bisogna comunque fare in modo di eliminare quantomeno o ridurre, levare un po' di polistirolo o di coibentante, di styrofoam, quello il materiale di cui è composta la parete. Ve lo faccio vedere, io ve lo faccio vedere da qua sotto. Ok, quindi abbiamo necessità di avere un uncino o qualcosa di simile. Facciamo lo spazio per la colla. Questo tipo di colla è una colla fatta apposta per riempire questi vuoti, vedete? Eccolo qui. Adesso utilizziamo questa colla che è rapida. Prendiamo il pezzo di carta e vi faccio vedere. Allora, estrudiamo il materiale all'interno in questa maniera, si mescola nel momento stesso in cui noi la estrudiamo e andiamo a riempire. Considerate che questo materiale chiaramente non uscirà così fuori, tende a gonfiare, tende a rigonfiare quando si solidifica. Ok, perfetto, basta così. Adesso attendiamo una decina di minuti e ci rivediamo qui. Eccoci qui, siamo trascorsi circa 10 minuti e il sigillante, diciamo la colla, ha
è perfettamente indurita. Questa è una colla rapida, quindi è molto efficace. Allora rimuoviamo l'eccesso. Vi ho fatto vedere, chiaramente l'ho fatto sul bordo per farvi vedere come sborda la colla, perché deve riempire la parte sotto. È come se noi gli creassimo un ulteriore supporto, stravo di supporto. Leviamo l'eccesso esterno, poi magari fatela asciugare ulteriormente e possiamo applicare il nostro ferma porta, la parte, il maschio in questo caso. Adesso ve lo stringo con il cacciavite, però diciamo che stiamo ricreando l'ambiente, diciamo che non c'è più, in realtà che non c'è mai stato, perché nella parte inferiore abbiamo un materiale molto debole, il materiale coibentante, che non è un materiale adatto ovviamente a supportare carichi importanti e questo tipo di filettature che vengono realizzate. Eccolo qua. Adesso mi sono venuti un pochino storti, però insomma avete capito, ok? E questo ormai è saldo. Perfetto? Bene, questi sono due metodi per oggi, veramente due piccoli tips che potete applicare anche voi con un po' di cautela, mi rendo conto, perché necessitano di particolari accessori. Quindi una è la colla, che è una colla un po' particolare, abbastanza tecnica, un altro invece è le nostre boccolette filettate che vanno tirate con uno strumento apposito. Quindi diciamo abbiate un po' di pazienza, ma questi sono i metodi che ci sono venuti in mente per evitare ulteriori problemi da parte dei nostri bene amati fermaporta. Ok? Per questi due piccoli tips di oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, come al solito mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima.